Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi proporrò un secondo piatto davvero sfizioso, semplicissimo, che necessita di pochissime attenzioni. Quindi seguitemi perché è una ricetta davvero interessante. Come sempre mettete like, scrivetemi commenti, fatemi pubblicità, siete già tanti e mi fa davvero molto piacere. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci alla preparazione della ricetta. Oggi faremo un pollo marinato alla senape che va in forno, croccantissimo, meraviglioso. Gli ingredienti sono semplicissimi: petto di pollo, olive verdi, io ho preso quelle già denocciolate, lime, senape gialla, quella americana, pepe, pangrattato, olio e sale. Iniziamo subito con la preparazione della marinatura. Allora, per la marinatura ci serve l'olio e un lime e mezzo. Metto subito il lime, anche se nelle marinature di solito non si mettono né le cose acide né il sale perché iniziano a cuocere. Però la marinatura è veloce, diciamo mezz'ora, un'ora, quindi posso permettermi di mettere già la componente acida e il sale. Aggiungo il sale e faccio la solita citronette come abbiamo visto in passato. Ecco fatto. Adesso ci aggiungiamo la senape. Di questa ce ne va un tubetto di e amalgamiamo con l'olio e il limone. Se risultasse, come in questo caso, ancora troppo soda, aggiungiamo dell'olio. Pepe. Ecco fatto, lo mettiamo un attimo da parte. Nel frattempo tagliamo le olive che andranno dentro alla marinatura. E dentro. Ok, prima parte completata, mi lavo le mani e passiamo alla pulitura del pollo. Allora, eccoci alla pulitura del pollo. Io ho preso il petto di pollo già a filetti per fare prima. Ovviamente se prendete il petto di pollo intero lo potete tagliare tranquillamente. Anche quello a filetti ha tutta una serie di filamentini, insomma di parti dure, nervettini che vanno tolti. Quindi mi metto a pulire tutto questo, ne faccio delle striscioline e lo metto già in marinatura. Ok, allora ho fatto dei piccoli pezzettini levando tutte le parti diciamo bianche, si vedono bene dal petto di pollo. Questi qui li metto direttamente nella marinatura. Procedo con gli altri. Ok, allora ho pulito tutto il petto di pollo e l'ho messo qui nella marinatura. Fate attenzione che tutto sia sommerso dalla marinatura appunto. Lo lasciamo qua un'oretta, va bene? Nel frattempo accendiamo il forno, lo mettiamo alla massima temperatura e il forno, se ce l'avete ventilato, se no statico. Ci vediamo qui tra un'oretta. Ok, il nostro forno ha macerato un'oretta. Adesso sono preparato qui del pangrattato e una teglia da forno con la carta da forno. Volendo questo si può anche friggere, però così viene un po' più leggero, non si puzzolentisce la casa e una volta messo in forno lo lasciate lì fino al termine della cottura. Procedo a tirare su i pezzettini di petto di pollo dalla marinatura, li impano e li dispongo sulla teglia. Sulla teglia non ho messo olio, non metto niente perché intanto ce l'abbiamo già un po' qui dentro, va bene? Quindi ricominciamo. Pezzettino di petto di pollo, lo proprio sommergiamo di pangrattato, gli diamo una piccola scossettina così che lui perda tutto quello che deve perdere e lo disponiamo sulla teglia. Procediamo così per tutto il resto. A dopo. Ecco completata la teglia. Questo adesso va in forno, come ho detto prima, 250 gradi con tutti i grill accesi. Se ce l'avete ventilato mettetelo ventilato. Nella parte centrale del forno
dobbiamo cuocere circa una mezz'oretta, 40 minuti, quindi direi i primi 10-15 minuti e 250 gradi, dopodiché lo passiamo a 220-210 gradi, lo portiamo a cottura, quindi ci vediamo tra una mezz'oretta, 40 minuti. A dopo. Bentornati. Allora, il pollo cotto in forno a 250 gradi ventilato per 15 minuti circa, poi l'ho abbassato a 220-200 gradi e ha cotto un altro quarto d'ora, 20 minuti. Ora ho lasciato un minuto perché non ci si avvicinava neanche e siamo pronti all'assaggio. Mentre aspettavo che cuocesse, ho rimesso un attimo a posto la cucina e ho fatto una maionesina d'accompagnamento. So che la vostra faccia o la vostra mente adesso è così, la maionese è una cavolata incredibile, vi metto qui il link della video ricetta della maionese, seguitela, fatela e fatemi sapere come vi viene, perché veramente è una idiozia. Andiamo con l'assaggio. Prima così. Bruciandogli. È tenerissimo perché la marinatura lo tiene morbido dentro nonostante una mezz'ora in forno. Fuori croccante, è perfetto, è eccezionale. Questo è un antipasto, un secondo, anche così di scappata. Io lo mangio anche di frigorifero quando avanzano, sono poche le volte in cui avanza. Proprio con la maionese. Dovete provare, è una cosa eccezionale. Avete visto? Una banalità, ci vuole solo un pochino di più a sistemarlo, ma poi dopo fa tutto da solo. Buonissimo, fatelo, scrivetemi cosa ne pensate, seguitemi, mettetemi like, tutto quello come al solito. Alla prossima ricetta!